Negli scorsi episodi di questa serie che ripercorrerà la storia della WWE abbiamo parlato della creazione e dell'ascesa che ha portato la WWF a diventare una vera e propria icona della cultura pop americana e mondiale, sia grazie ad atleti come Hulk Hogan, Macho Man e Ultimate Warrior, ma soprattutto grazie alla genialità di Vincent Kennedy McMahon con la creazione di WrestleMania. Nell'ultimo episodio ci siamo proprio fermati nel primo boom degli anni 80 con WrestleMania 6, quindi se vi siete persi gli scorsi episodi vi consiglio ovviamente di andarveli a recuperare. E ora basta perdere tempo e andiamo al video. Dopo aver toccato la vetta si può solo cadere. La WWE entrò in un periodo di grande crisi quando McMahon e molti dipendenti della federazione vennero accusati di spaccio e abuso di steroidi. Intorno agli inizi degli anni 90, uno dei principali protagonisti dello scandalo fu un dottore dello staff medico della WWF, George Zarian, il quale era solito portare sempre con sé una borsa piena di medicinali vari, oltre che a prescrivere steroidi. Molti wrestler hanno poi affermato che un buon 90% degli atleti faceva uso di steroidi, tutti forniti dal dottor Zarian. Nel 1990 però gli steroidi vennero riconosciuti come droga a tutti gli effetti e non ci volle molto che anche il solo sospetto di uso di steroidi in WWF attirasse l'attenzione dell'FBI. Brian Blair, ex atleta della WWF, ha raccontato che i federali un giorno bussarono alla porta di casa sua chiedendogli dei 3 pacchetti che aveva ricevuto da Zarian. Loro sapevano cosa c'era in quei pacchetti e chiesero all'allora atleta di testimoniare contro Zarian in vista del famoso processo che ebbe luogo da lì a breve, in cambio ovviamente di lasciarlo in pace una volta passato tutto, e Blair accettò tale accordo. Il nome più grosso chiamato a testimoniare è senza ombra di dubbio Hulk Hogan, poiché i federali volevano un grosso nome per mostrare alla gente la correlazione tra business e steroidi. L'avvocato McDavid venne incaricato da Vince McMahon in persona di fare in modo di esonerare l'Hulkster dal processo, facendo valere soprattutto il vincolo medico-paziente che aveva con Zarian. Secondo Phil Mushnick, uno dei maggiori detrattori della WWF e del pro wrestling in generale, se Hogan avesse testimoniato, molto probabilmente ciò avrebbe significato compromettere la propria carriera. Zarian però venne arrestato nel 1991, avvenimento che costrinse Vince McMahon ad organizzare una conferenza stampa dove in via ufficiale la WWF metteva al bando qualunque sostanza stupefacente. Nella stessa sera però Hulk Hogan era ospite all'Arsenio Hall Show ed ammise di aver fatto uso di steroidi per ben 3 volte negli anni 80, pur ribadendo di non essere dipendente da tali sostanze. Da quell'esatto momento avvenne una concatenazione di eventi che portò una grossa investigazione da parte dell'FBI, cosa che fece infuriare non poco Vince McMahon e che fece regnare il caos in quel di Stanford, almeno fino al giorno del processo. Arriviamo dunque al processo contro Vince McMahon. Warlord ha raccontato di aver fatto ciò che riteneva più giusto, ovvero dire la verità, affermando di non aver mai preso steroidi da Zarian. Kevin Records, noto più come Nails, invece accusò pesantemente Vince McMahon di avergli ordinato di assumere steroidi. Non era un mistero che Walcott lasciò la federazione dopo un alterco fisico con Vince McMahon, tanto che la difesa gli chiese se odiasse sul personale il chairman, domanda al quale rispose in modo affermativo. Dopo questo avvenimento l'accusa iniziò a perdere colpi, arrivando addirittura ad usare il loro proverbiale asso nella manica, ovvero Zarian stesso, il quale sembrò confermare le accuse. Tuttavia anche la testimonianza del dottore portò ad un nulla di fatto, anzi sembrava abbastanza confuso da quanto stesse succedendo durante il processo, ma questa vicenda portò alla WWF una spesa di circa 5 milioni di dollari in un periodo in cui i redditi erano al minimo storico. Per risolvere economicamente la federazione, McMahon tagliò di circa il 40% gli stipendi di molti atleti e membri del personale e del 50% nel caso di manager, tra cui Bobby The Brain Heenan e Jimmy Hart, che lasciarono entrambi la federazione. Molti dipendenti non
accettarono questa situazione e decisero di lasciare la WWF. Tra il 1994 e il 1996 molti fra gli atleti cardine della federazione si accasarono alla nuova concorrente, la World Championship Wrestling di Ted Turner, e il prossimo a testimoniare fu proprio Hulk Hogan, al quale venne garantita l'immunità per la sua testimonianza. Essendo l'Hulkster anche lui passato alla World Championship Wrestling, tutti davano per scontato che la sua testimonianza sarebbe stata la fine per Vince McMahon. The Immortal, tuttavia, negò le accuse ribadendo che McMahon non le obbligò in alcun modo ad assumere steroidi. Ciò fece letteralmente imbestialire l'accusa e cercò disperatamente di far comunque passare Vince McMahon come colpevole, pur non avendo prove alla mano. Le parole pesanti di questi inoltre fecero scoppiare a piangere Stephanie McMahon, all'epoca appena 18enne. La giuria ha poi deliberato il verdetto: non colpevole. Come raccontato dall'avvocato del chairman, la famiglia McMahon nella difesa esplosero di gioia e la sera stessa festeggiarono a cena. Come detto prima, la WWF però si trovò in grande crisi, con tutti i suoi atleti di punta ormai passati alla concorrenza, e quindi fu costretta a rivolgere la sua attenzione a quelli che fino a poco tempo prima erano lottatori di secondo piano. McMahon, per prendere distanza dai lottatori dalla grande stazza degli anni 80 al centro dello scandalo steroidi, diede infatti spazio maggiore a quelli più agili che facevano della loro tecnica il punto forte con un fisico meno imponente. Fu così che alcuni giovani talenti come Shawn Michaels, Bret Hart, Razor Ramon, Diesel, Hunter S. Helmsley e The Undertaker presero il posto delle stelle principali della WWF, giungendo a vincere i titoli più importanti della federazione. Nacque così la New Generation, nuova generazione. Per la WWF iniziò però un periodo di bassi ascolti a causa di storie molto blande e personaggi eccessivamente caratterizzanti e fuori dalla realtà. I fan si erano infatti stancati degli anni 80 e anche stelle come Hulk Hogan incominciarono a perdere il loro fascino. Anche a causa dello scandalo steroidi, l'intero mondo del wrestling stava iniziando un lento processo di trasformazione. Nel frattempo la WWF però aveva rivoluzionato il panorama del wrestling televisivo col debutto del suo programma settimanale via cavo, Monday Night Raw. Dopo che Raw si dimostrò essere un grande successo, la WCW nel 1995 rispose con Monday Night Raw. Notate anche l'assonanza dei due nomi, con Night Raw e Nitro, che pronunciati in inglese sembrano quasi la stessa parola. E WCW Nitro fu anche lui un programma via cavo posto nella stessa fascia oraria di Raw, destinato a provocare molte conseguenze negative per la WWF. Ragazzi, anche questo episodio è finito. Oggi abbiamo parlato dello scandalo che ha portato la WWF e Vince McMahon a un cambio di rotta che avrebbe potuto portare o McMahon in galera o la WWF a chiudere per sempre. Io vi ringrazio e vi ricordo di scrivere qui nei commenti se vi è piaciuto questo episodio e se ne volete altri. E poi vi raccomando di lasciare un like e un commento, di seguirmi su Instagram e TikTok e di iscrivervi qui su YouTube. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!